Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per la primavera 2026. Abbiamo la carta del matto, amici dello Scorpione. Può essere un periodo di nuovi inizi, un periodo di ritrovato entusiasmo, mi verrebbe da dire. Potrebbero esserci dei nuovi percorsi da dover programmare piuttosto che delle scelte, diciamo che arrivano dal cuore più che dalla razione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 6 di spade. Abbiamo un fante di bastoni, la carta della stella, cinque di coppe, la forza, cavaliere di coppe, abbiamo un 3 di pentacoli, wow, è un 2 di coppe ragazzi, molto bene. Allora adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è il movimento energetico del trimestre. E tenete presente che sono messaggi, diciamo, potrebbero arrivare anche messaggi sciolti tra di loro, cioè senza un nesso. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, l'amore, i soldi, andiamo a vedere un po' tutti i settori. Allora, capiamo qual è il movimento energetico più importante del trimestre. Partiamo da questo 6 di spade che mi dice che c'è come la necessità di lasciarsi indietro certi problemi, certe rogne, certi litigi. Per qualcuno si tratta anche di certe compagnie. Allora, qui abbiamo la forza e un cavaliere di bastoni. Sì, per qualcuno si tratta di andare avanti, di staccarsi dalla realtà che avete sempre vissuto fino ad adesso. Il 6 di spade fa riferimento alle credenze limitanti, a tutto quello che si è imparato durante l'infanzia, alle costruzioni mentali, alle forme pensiero. Quindi qui c'è come da generare un cambio, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo la luna e la morte. Datemi una carta per la morte. Fante di coppe, 8 di spade, 4 di spade, 5 di spade. Sì, io credo che qui ci sia come un'attitudine mentale da dover lasciare indietro per voi, anche perché giustamente avendo la carta della luna qui si parla di una realtà che vedete solo a metà, quindi questa vostra forma pensiero potrebbe essere stata condizionata da questa realtà a metà. È come se, vi faccio un esempio, foste giovanissimi, avete sempre vissuto in casa, la realtà che conoscete di coppie, ipotesi, è quella che avete visto con i vostri genitori e da qui in avanti si tratta di rompere con quegli schemi e valutare quali siano quelli reali, giusti e che lavorano per voi.
a vedere la stella. Abbiamo il diavolo. Diavolo, torre e papa, ragazzi. Qui potrebbe esserci come un desiderio, un obiettivo che vi sta un po', come vi posso dire, attanagliando nel prossimo periodo. Però è anche vero che c'è il Papa. Qui potrebbe esserci la necessità di una guida spirituale, ragazzi, di qualcuno che vi fa vedere le cose da un punto di vista più alto. È come se aveste bisogno di vedere le cose in prospettiva. Devo dire che sinceramente avete morte, diavolo e torre. Sento che effettivamente qualche cosa dovrà essere lasciata indietro. Tenete presente che la carta di base è un matto, quindi si tratta proprio di iniziare qualche cosa di nuovo. Come se vi allontanaste dal passato, da quello che avete sempre creduto. Per qualcuno potrebbe essere un allontanarsi da un partner, un allontanarsi dalla famiglia, un allontanarsi dalle idee. Andiamo avanti, vediamo il 5 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni, mago e fante di spade. In realtà sento come se dovesse iniziare qualche nuova conoscenza, qualche nuovo percorso. Potrebbe anche essere qualche nuovo progetto. Potrebbero anche essere nuove collaborazioni, ipotesi, ma questo ve lo dico perché già vedo il 3 di pentacoli qui. Andiamo a vedere la forza, che comunque avevate già qui. Qui abbiamo un 8 di bastoni. Asso di coppe, regina di bastoni, 9 di coppe e 5 di coppe che avete già qui. Io credo, ragazzi, che davvero possa iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Per qualcuno è un capitolo a livello familiare, per qualcun altro a livello romantico, per qualcun altro a livello lavorativo, però proprio come questa sensazione che nonostante quello che vi lasciate indietro, nonostante quello che potreste, tra virgolette, abbandonare, c'è comunque ancora qualche cosa su cui lavorare. Io credo che qui con questo 8 di bastoni e l'asso di coppe o arriva una super notizia o è una super idea o è un qualche cosa che vi dà come questa apertura di cuore per avere ancora della speranza in qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 8 di pentacoli, 6 di bastoni, 10 di pentacoli. Sì, io sento che raggiungerete un nuovo traguardo, addirittura. Vi dico, con questo cavaliere di coppe non escludo che possa essere una collaborazione, ma anche perché poi la vediamo qui con il 3 di pentacoli. Potrebbe essere una questione lavorativa perché è uscito un 8 di pentacoli. Sento come se dalla seconda metà del periodo in avanti ci fosse come il lavoro su un nuovo inizio. Ripeto, può essere lavorativo, per qualcuno può essere romantico. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, 3 di coppe e fante di pentacoli. Datemi una carta per il 3 di coppe. Abbiamo eremita, imperatore e 8 di coppe. Io ho come la sensazione che abbiate dentro di voi come una certa fatica a collaborare con altre persone. Sento che potreste avere le vostre regole, il vostro modo di fare, le vostre ideologie già ben piantate
e collaborare con qualcun altro si tratta, diciamo, di avere pazienza, di conoscersi e di amalgamare le regole di uno con le regole dell'altro. Io sento che non siete in realtà molto propizi a creare collaborazioni, però alla fine del periodo o sì vi ci ritroverete dentro perché avete questo 2 di coppe. Andiamo a vederlo. 4 di coppe e carro. Datemi una carta per il 4. 9 di bastoni. Ribadisco che vi ritroverete dentro qualche cosa di nuovo, per quanto possiate tirare indietro, essere titubanti, avere le vostre idee, avere le vostre regole, cercare la vostra quotidianità, quello che vi fa star bene. Io sento che o sì qualche tipo di nuova unione ci sarà. Adesso andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, può essere che inizi qualche cosa di nuovo. Se non è un inizio, concreto, nel senso che ci sarà come un contratto, perché tanto vi dico che, lo vedo per pochi come un contratto a lungo termine. Potrebbe essere effettivamente un contratto a breve termine per qualcuno, però sì che c'è come questo nuovo inizio, potrebbe arrivare la chiamata da parte di un'impresa, di un'azienda a cui avevate mandato il curriculum secoli fa e insomma che si fa sentire. Potrebbe non essere il lavoro dei vostri sogni, però vi dico che a livello monetario dà delle soddisfazioni. Quindi anche se non è un lavoro certo, anche se non è il lavoro dei vostri sogni, diciamo che per smuovere un pochettino il settore monetario va bene. Potreste dovervi spostare o potrebbe dover essere un lavoro. Mi parlano dei corrieri di Amazon, tipo i padroncini. Può essere che qualcuno inizi a lavorare per Amazon o per qualche azienda di trasporti, potrebbe anche essere. Sento che tutto sommato, anche se non è esattamente quello che volete, ma potrebbe comunque essere un lavoro che vi dà delle soddisfazioni effettivamente. Ehm, io ho l'idea che potrebbe essere un'azienda o un curriculum che avete mandato senza troppe speranze. Sapete, uno di quelli che, ma sì, io provo a mandare tanto uno in più, uno in meno. Ecco, quell'azienda lì secondo me potrebbe ricontattarvi. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora ragazzi, qua potrebbe esserci un trasferimento, soprattutto se lo avete chiesto e lo state aspettando. Ehm, Se non è un trasferimento di zona, ipotesi, potrebbe essere un cambio di ruolo all'interno dell'azienda. Per molti vedo come una promozione o comunque un nuovo incarico dove sarà vostra la responsabilità, dove avrete come più raggio d'azione. Tutto sommato lo vedo un mese abbastanza, un trimestre abbastanza tranquillo, eh. C'è come questo nuovo inizio, secondo me è un nuovo reparto, un nuovo gruppo di colleghi, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere una nuova idea, un nuovo ruolo. C'è come un avanzamento in questo senso. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, allora nel vostro caso ragazzi devo dirvi che le cose vanno abbastanza bene, però ho come la sensazione che se voleste farle andare meglio sarebbe utile valutare certe collaborazioni, certe associazioni. Vi dico che per qualcuno potrebbe essere il caso di assumere qualche apprendista e se per caso è una nuova collaborazione, non lo so, voi siete, che ne so, parrucchieri e volete inserire anche il tema com'è che si chiama? Ono? Aiutatemi. Quello dove si fanno le unghie.
O no qualcosa? Scrivetelo nei commenti, non mi ricordo, mi sfugge la parola adesso. Però, per esempio, potreste voler inserire qualcuno che appunto si occupa delle unghie, qualcun altro che magari si occupa del make-up, è come un aumentare la possibilità dell'offerta ai vostri clienti collaborando. Quello che vi dicevo un po' all'inizio, cioè il fatto che voi abbiate le vostre regole, da un lato può essere positivo, perché se vi è funzionato fino ad adesso vuol dire che, sapete, no? Squadra che vince non si cambia, se qualche cosa funziona vuol dire che va bene così, e l'incrementare questa offerta che voi volete dare al vostro pubblico potrebbe effettivamente creare come qualche difficoltà a livello di regolarizzazione. Faccio prima le unghie o prima i capelli? Come funziona? Quanto ci metti tu? Quanto ci metto io? Si tratta di sincronizzare i vari servizi o prodotti, dipende da che cosa fate voi. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, è un buonissimo periodo. Vi dico che può arrivare del lavoro in più, possono arrivare dei soldi in più, potrebbero esserci delle eredità, potrebbero esserci, nel caso delle eredità, potreste aver bisogno di qualcuno che mette come uno spartiacque. Però ho come la sensazione che arrivano come dei contratti vantaggiosi. Fatemi vedere una cosa. Ecco, se per caso a livello familiare avete una casa da vendere, sento che questo trimestre è un buon trimestre proprio per effettuare la vendita, non solo per il compromesso, ma proprio per vendere, ragazzi. Quindi vedo dei soldi in più che arrivano effettivamente, potrebbero essere anche dei premi a livello lavorativo, degli aumenti di stipendio nel caso si verifichino quegli aumenti, come si vi dicevo, quei cambi di ruolo, quei nuovi prodotti, le alleanze. Insomma, sento come, mi parlano di fee di ingresso. Ok, quindi può essere che per qualcuno vi paghino per entrare a far parte della vostra azienda, del vostro circolo lavorativo, per esempio, del vostro club, potrebbe essere. Comunque devo dire che è un buon periodo ehm, a livello monetario. Ecco, tenete presente una cosa, adesso che io sto pubblicando, c'è Mercurio retrogrado. Quindi nel caso dobbiate firmare qualche contratto, fate attenzione, rileggete più volte perché quando si firmano i contratti con Mercurio retrogrado può essere che si debba tornare sul tema. Quindi fissate tutto in modo da non rimanere, tra virgolette, fregati. Ok? Sì, comunque è un buon periodo per creare alleanze, io sento, eh. Anche proprio a livello familiare, se ci fossero degli immobili da vendere, c'è come una buona intesa, mettiamola così. Ehm, Andiamo ai progetti. Allora, qui dipendendo dal progetto che state avendo, sento che avete bisogno, che è come se da soli non ce la faceste più, o come se da soli non poteste farcela, e quindi avete bisogno di cercare qualcuno che vi dia una mano. Qui abbiamo un 3 di pentacoli, si tratta di creare proprio collaborazioni. Lo so che magari voi siete più individualisti, che volete fare le cose a modo vostro, però giustamente se continuate a farle così avete il risultato che è alto così, se magari vi alleate con persone il risultato può diventare grande così, quindi dipendendo se il gioco vale la candela mandate un po' giù l'orgoglio e cercate di adattarvi a quelle che potrebbero essere le realtà dei vostri collaboratori, perché questo porta denaro in più. Io in questo trimestre, ragazzi, vedo un sacco di denaro che arriva, eh. Parliamo adesso di sentimenti. Allora,
Se siete single, io sento che conoscerete, vi dirò, potrebbe anche essere più di una persona, amici dello Scorpione. Soprattutto una mi ridonda, ma ne vedo varie. Però potrebbe esserci come questa persona. mm, Allora, per qualcuno è una persona dalla quale vi siete allontanati già in passato e che potrebbe ritornare alla carica. Ora, se le regole che stabilirete in questa relazione sono diverse dalle precedenti, si può trovare un equilibrio. Se invece vi fissate sulle cose che sono state nel passato, diciamo che un po' la dinamica secondo me si ripete. Qui si tratta proprio di cambiare la mentalità con questo 6 di spade. Lasciate indietro le forzature, le questioni di ego, le questioni di orgoglio, le questioni di principio. Tenete presente che qui avete un 5 di spade. 5 di spade è sempre quella carta che indica le lotte per aver ragione e sono quelle lotte che non servono a niente perché tolgono un sacco di energia e non si trova mai una soluzione. Quindi, qualsiasi cosa sia successa nel passato con questa persona, pietra sopra e ricominciate dando delle nuove regole. Questo è quello che sento con questo matto. Se a voi il passato proprio non interessa perché avete dato ed è trito e ritrito, fate attenzione perché quello che riguarda il passato è il vostro modo di vivere le relazioni. Io non lo so da quanto tempo siete single, normalmente consiglio sempre da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi dove uno sta da solo tra una relazione e l'altra proprio per ripulire queste dinamiche di comportamento che si sono prese stando con la persona precedente. Ok? È come un po' riscoprire chi siete voi senza avere nessuno al lato e da lì poteste, diciamo, farvi conoscere come le persone che realmente siete, perché vi siete puliti dalle dinamiche di reazione della vecchia storia. Se fosse comunque, vi dicevo, una cosa nuova, una volta che pulite queste dinamiche di comportamento, secondo me può nascere una bella situazione. Potrebbe esserci un po' di distanza, potrebbe essere sia una distanza fisica che una distanza per qualcuno di età o di voglia di vivere, gioia di vivere. È come se qualcuno di voi fosse un po' più tranquillo e l'altra persona più vulcanica o il contrario, l'altra persona è più tranquilla e voi siete più vulcanici. Quindi anche lì si tratta di amalgamare, diciamo, le regole o il vostro stile di vita. Comunque io ho la sensazione che potrebbe iniziare veramente qualche cosa di nuovo e vi dico che finendo con il 2 di coppe, entro la fine del trimestre qualcuno potrebbe non essere più single, cioè proprio diventare fidanzato, perché il 2 di coppe è la carta del fidanzamento, qui abbiamo la carta dell'innamoramento, insomma ci sono dei buoni presupposti perché nasca una nuova relazione. Per quello che riguarda invece le persone che sono già in coppia, anche qui secondo me c'è un capitolo da chiudere della vostra eh, di quello che è successo. Io sento che potrebbe esserci qualcuno che ha come si è attaccato qualche cosa all'orecchio o si è legato un fiocco al mignolo perché c'è un qualcosa all'interno della relazione che proprio non vi va giù. Può essere un tema legato alla famiglia, può essere un tema legato all'unione, quindi al matrimonio. Quindi se per caso è stato toccato questo tema in passato, è come se uno dei due dicesse no, aspetta un attimo, vediamo come va, non è il momento. È come se qualcuno prendesse tempo. Però adesso potrebbe essere matrimonio, potrebbe essere il prendere casa insieme, potrebbe essere andare a convivere. Il prendere casa insieme intendo comprare. Dipendendo sempre da quanto tempo è che vi state frequentando, però ho come l'idea che ci sia bisogno di un po' più di leggerezza all'interno della relazione. Qui le regole vanno ripristinate, riviste, è come se insieme doveste stabilire quali sono le regole che valgono per entrambe. Devo dire che nel vostro caso un viaggetto fuori porta potrebbe aiutarvi a ritrovare quell'amalgama, quella affinità di un tempo. Per quello che riguarda la situazione familiare, dipendendo sempre ehm,
dal tipo di situazione familiare che avete. Anche qui sento che c'è come un qualche cosa del passato che pesa e che ha bisogno di essere lasciato nel passato. Mettete una pietra sopra, tirate una riga e ricominciate da capo. Mettete nuove regole, perché questo è quello che aiuterà a far andare meglio le relazioni familiari. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Vediamo che consiglio vi vuol dare. Ma che bello! Consapevolezza e mutamento. Wow! Asso di spade e ruota della fortuna, ragazzi. Quindi di nuovo un inizio e il mutamento. Guardate, qui viene chiamato proprio la consapevolezza. È come se entro la fine del periodo vi rendeste conto di certe dinamiche di comportamento e riusciste finalmente a cambiarle. Tenete presente che la ruota della fortuna parla anche di cambi karmici. Qui c'è un nuovo inizio, quindi ho come la sensazione che tutto questo periodo, il fatto che si inizi con un 6 di spade, che è la carta delle credenze limitanti, mi fa pensare che è come se cambiaste il vostro modo di vedere le cose, di percepirle e di direzionarle, perché comunque qui abbiamo un carro alla fine del periodo. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Luna, onoro il sacro flusso e il ritmo del femminile. Qui anche avevate la luna, si parla di intuizione, di subconscio, di ritmi e di cicli in questo caso, e io lo sento molto collegato con questa ruota della fortuna. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sostenete il canale con un like, con un hype, con l'iscrizione o la condivisione del video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare anche come autodidatti attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte tratto sia le credenze limitanti, temi di metafisica, metamedicina, ci sono delle meditazioni, si parla di kundalini, di come aprire il terzo occhio, di come si vede nell'etere, di alto e basso astrale. Insomma, è un po' un, diciamo così, riassunto esoterico, se vogliamo, di decenni di mia formazione che io ho condensato e messo lì a disposizione proprio per aiutarvi nel vostro percorso di crescita e di consapevolezza. Comunque, potete guardare i titoli dei video, sono le playlist di colore lilla, per adesso sono 4, sono numerate e ovviamente vanno viste in ordine cronologico di numero perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!